Ciao ragazzi, ancora una volta ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Anche questa volta andiamo ad affrontare un argomento tecnico. Vi sarà capitato, utilizzando le vostre normalissime slot car, di andare a rompere un componente fondamentale della carrozzeria, ovvero le colonnette. Sono praticamente quegli agganci che permettono di andare a fissare il telaio con la carrozzeria. Questo è un componente essenziale per far funzionare al meglio la vostra vettura. È sempre meglio quindi andare a preservare la sua integrità e nel caso lo vediate magari un po' crepato, correre fin da subito ai ripari. Ormai mi conoscete, cerco sempre soluzioni alternative a basso costo che possono però dare ottimi risultati e questo è proprio il caso di oggi. Per cui non perdetevi il video e andiamo subito a vedere come rinforzare e alle volte anche a riparare le colonnette della vostra vettura. Ed eccoci con la carrozzeria della vettura che vogliamo andare ad utilizzare per fare questa riparazione. Il problema di questa carrozzeria lo troviamo nella colonnetta posteriore, perché come possiamo vedere da qui, io riesco ad avvicinare abbastanza le immagini, ho una crepa abbastanza evidente in questa colonnetta. Cosa succede? A lungo andare, se vado ad utilizzare questa vettura, ho quasi sicuramente la certezza che prima o poi, o per causa ad un'uscita o anche perché magari un concorrente, uscendo lui stesso e andando a colpire la mia vettura, vada a spaccarmi definitivamente la mia colonnetta e quindi a dividere la carrozzeria dal telaio. Questo sicuramente va a rendere inguidabile la mia vettura e nel caso questo succeda durante una gara potrei perdere comunque anche la gara. Per cui vado ad intervenire oggi nell'andare a riparare la mia colonnetta e già che ci sono vado anche a rafforzare la colonnetta davanti. Come ho detto in apertura del video, quello che io vado a utilizzare è una semplicissima guaina termorestringente. Sono le guaine che vengono utilizzate normalmente nei cavi elettrici quando si fa una giunzione di un cavo, quando si salda un pezzettino di un cavo elettrico di rame, magari con lo stagno, magari ad un altro cavo, magari ad un connettore, per andare ad isolare quella parte. La particolarità di questa guaina termorestringente, così come dice la parola stessa, è quella di restringersi automaticamente, andare a serrarsi attorno al filo o in questo caso alla colonnetta alla quale io sono andato ad inserire la mia guaina, quasi come se fosse un nastro adesivo. Essendo poi in una speciale gomma ho la sicurezza che va a rafforzarmi la mia colonnetta e nel caso io abbia una crepa va sicuramente a stabilizzarla. Proviamo a tagliarne un pezzettino e andiamo a vedere le sue caratteristiche prima di andarla ad utilizzare sulla colonnetta. Prendiamo quindi le mie forbici, vado a tagliarne un pezzettino piccolo e adesso andrò a vedere che cosa succede nel momento in cui io vado a scaldare questa guaina. Per potersi restringere questa guaina ha bisogno del calore. Voi potete utilizzare o il saldatore a stagno, quindi utilizzando la punta del saldatore vicino alla guaina termorestringente, oppure un banalissimo accendino con la sua normale fiamma, andando appunto a scaldare qui attorno la mia guaina termorestringente. Come potete vedere, in pratica la mia guaina si è andata a ridurre esattamente dove io ho utilizzato la fiamma dell'accendino. Allo stesso modo potrò utilizzare questo sistema attorno alle mie colonnette della carrozzeria. Vado così a tagliare un pezzettino di guaina termorestringente abbastanza piccolo in modo tale da poterla inserire agevolmente tutto attorno alla mia colonnetta. Non preoccupatevi se la guaina è leggermente più alta rispetto alla colonnetta, ci sarà poi tempo successivamente di andarla a tagliare della misura adeguata. Avrò cura di farla aderire fino in fondo e poi con l'accendino, avendo molta cura di non soffermarmi tanto per non andare a piegare o comunque a storgere la mia colonnetta, andrò con il mio accendino a dare delle piccole fiammate sulla mia guaina termorestringente. Come vedete la guaina inizia a stringersi attorno alla mia colonnetta. Io facendo queste piccole fiammate non vado assolutamente a intaccare quello che è la stabilità della colonnetta, che rimane comunque rigida. La mia guaina ha fatto presa attorno alla mia colonnetta, come si vede ne ho un pezzo un pelino più grande che sarà della dimensione della colonnetta stessa, un pelino leggermente più piccolo che sarà quello che io adesso andrò a tagliare. Utilizzerò le mie forbici per andare a togliere l'eccedenza e poi andrò semplicemente a rifilare il mio lavoro
con un paio di tronchesine da modellista, eventualmente leggermente più piccole, in modo tale da non lasciare nessuna sbavatura che possa andare ad interferire eventualmente quando io vado a posizionare la carrozzeria sul telaio. Come vedete, ho praticamente fissato a tutt'attorno alla mia colonnetta questa guaina che mi aiuterà a farla diventare più solida e quindi più difficile da rompersi. Vado adesso a fare esattamente la stessa cosa anche sulla colonnetta anteriore. Anche in questo caso ho semplicemente tagliato un pezzettino della mia guaina termorestringente, vado a posizionarla il più a fondo possibile. Come prima non mi preoccupo se sporge oltre la mia colonnetta e poi con delle rapide fiammate dell'accendino andrò a scaldare da tutti i lati la mia guaina termorestringente affinché questa possa andare a stringersi tutto attorno alla mia colonnetta. Quando noto che la mia guaina termorestringente è diventata più piccola nella parte al di fuori della colonnetta, mentre nella parte vicino e aderente alla colonnetta stessa è effettivamente ben salda, allora potrò andare con le forbici da prima e poi con un paio di tronchesine da modellista dopo a togliere anche in questo caso la guaina in eccesso. Come vedete sono andato ad utilizzare questa guaina, ho reso la mia colonnetta sicuramente più robusta e non sono andato ad intaccare il peso complessivo della mia vettura, se non di qualche centesimo di grammo, e questo mi dà la possibilità di andare a preparare una vettura per le mie competizioni rendendola più robusta senza però dovermi preoccupare del peso complessivo della stessa. Bene ragazzi, come avete visto questo è uno dei tanti metodi che si può utilizzare per effettuare questo tipo di riparazione o comunque anche per andare a rafforzare le colonnette della nostra carrozzeria. Il metodo che vi ho spiegato in questo video è quello che personalmente utilizzo. Perché lo utilizzo? Perché sicuramente va a darmi un risultato ottimale nella rafforzatura delle colonnette, non ha nessuna tipologia di impatto a livello di peso perché questa guaina termorestringente è veramente molto leggera, non rovina la carrozzeria e soprattutto si può fare a vettura ancora nuova, quindi non occorre per forza andare ad aspettare che la colonnetta si rompa per poter intervenire su questo componente. Nella descrizione del video vi metto il link per andare ad acquistare la guaina termorestringente di questa dimensione, valida per tutte le colonnette nel caso ne abbiate la necessità o vogliate utilizzare questo sistema. Come sempre vi invito a mettere un like al video se avete trovato interessanti i contenuti, se tutto quello che avete visto vi è piaciuto e mi raccomando iscrivetevi al canale. A me non rimane, come sempre, nel darvi appuntamento qui su Slot Car Tech per il prossimo video.